Buongiorno ragazzi, altra chicca arrivata, chiaramente sempre dal nostro AliExpress, spedizione abbastanza veloce. Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è. Voilà! Avete intuito cos'è? Eh sì, è proprio il porta occhiali da montare al posto della maniglia sinistra del nostro Qashqai. Allora, il portaocchiali in questione è anche abbastanza profondo perché entrano anche dei Ray-Ban, quindi non solo per occhiali da vista ma va bene anche per occhiali da sole. Voglio dire, se entrano questi penso che entreranno anche gli altri. Al suo interno ha un pezzettino di gomma per non portare gli occhiali a contatto con la plastica. Poi ha i due ganci che vanno attaccati al cielo della macchina, uno e due, di cui solo uno è dotato di molla per la chiusura. Vedete? E poi ha i tappi per chiudere poi una volta messe le viti, e questa è la parte che va messa all'interno del cielo della macchina, fare i due fori e fissare le viti, praticamente in questa maniera. Questo va fissato così, e poi i tappi, questi qui, vanno messi da questa parte una volta che abbiamo messo le viti, uno di qua e uno di qua, da questa parte. Andiamo a vedere come si monta. Allora, eccoci qua ragazzi, quindi andremo a vedere adesso le varie opportunità per poter mantenere un paio di occhiali da sole. Non dico da vista, perché da vista praticamente entrano nel bracciolo portaoggetti, ma gli occhiali da sole lì non entrano perché sono, almeno i miei, sono troppo grandi. Quindi prima opzione era questa: avevo comprato questi gancetti per mantenere gli occhiali da parasole, ma praticamente dopo 2 giorni ho scartato questa opzione perché, ragazzi, fa veramente cagare, sia perché se dobbiamo abbassare il parasole e sia perché questi si muovono e poi esteticamente, ripeto, a me non piacciono. Quindi prima opzione era stata scartata. Altra opzione, al posto del portaborraccia, volendo si possono lasciare anche qui, però abbiamo sempre questi occhiali, rischiamo di raschiarli perché non so come mettere, o li mettiamo dalla parte della lente o li mettiamo giù, o altrimenti l'ultima opzione era quest'altro vano oggetti piccolino qui dentro. Però capite bene che questi in movimento fanno un sacco di casino. Io poi sono molto pignolo e non sopporto nessuna vibrazione, rumore strano che provenga dal mio Qashqai, forse l'avete già capito dai miei tutorial. Quindi alla fine ho optato per mettere un portaocchiali dedicato, visto che il nostro Qashqai a sinistra non è stata messa la maniglia. Non vedo per quale motivo non dobbiamo utilizzare un portaocchiali che andrebbe posizionato proprio così. E devo dire che neanche mi dispiace, perché il colore è molto simile sia alle alette parasole sia al cielo della macchina, quindi non mi disturba. La posizione anche non disturba perché non dà fastidio. L'unica cosa è vedere come adesso andarlo a fissare con le due viti, quindi dovremmo fare due forellini al cielo dell'auto e stare attenti
ha l'airbag a tendina che è posizionato dietro questa parte. Quindi andremo a sollevare leggermente il cielo e vedere dietro cosa troviamo. Ok? Mettiamoci al lavoro, ragazzi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è segnare con un pennarello i due fori che andranno fatti sulla parte in plastica che andrà messa all'interno del cielo per fissare il nostro portaocchiali. Quindi prendiamo un pennarello indelebile, posizioniamo il pezzo di plastica dietro al portaocchiali in questa maniera e poi andiamo a prendere il centro di dove andremo a praticare i due forellini. Ok? Allora, uno è qui, il centro, e l'altro è qui. Questo è il centro delle due asole che poi andremo a inserire le nostre vitarelle. Eccolo qui. Una volta che abbiamo preso la misura andiamo a fare due forellini piccoli al pezzo di plastica. Allora, una volta segnato da questa parte, praticamente questa parte ha un bordo, andiamo a girare la nostra staffetta in plastica e da quest'altra parte è liscia e riportiamo con un pennarello i due forellini che dobbiamo fare e andiamo a praticare i fori da questa parte dove è liscia. Ma basta, non si può lavorare così! Sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a piare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci. Ecco, e che diamine, così fa lavorare in questa maniera, tutto questo rumore. Allora, dicevo, iniziamo a praticare questi due forellini con una punta piccola, ragazzi, iniziamo con una punta piccola e poi mano a mano vediamo la vite che dobbiamo mettere e ci regoliamo. Ok, questo è uno. E questo è l'altro. Ok, non vi preoccupate se non sono proprio in linea, tanto questo non si vede, questo va all'interno del cielo, quindi l'importante è che la distanza dei due fori sia giusta per poter poi inserire internamente le due vitarelle. Eccolo qua, vedete? Ok, questo poi ce lo possiamo aggiustare, un po' di qua e un po' di là. Poi andiamo a vedere adesso, prima di proseguire, sono curioso di vedere internamente al cielo se effettivamente c'è questa tendina dell'airbag che dà fastidio. Andiamo a vedere. Allora, il primo passaggio che dobbiamo fare è abbassare leggermente la guarnizione dello sportello in questa maniera. Calcolate che la maniglia è qui, abbassiamo perlomeno un pezzetto. Ok, che ci consente di poter lavorare e vedere almeno internamente quello che c'è. Ok, così dovrebbe essere più che sufficiente. E infatti c'è l'airbag a tendina. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Questo è l'airbag a tendina. Tutto all'interno del montante. Quindi bisogna vedere un attimo adesso, bisognerà mettere delle vitarelle molto piccole, ecco perché ho fatto dei forellini molto piccoli, appunto per questo, per vedere adesso la misura. Allora, le viti che danno in dotazione sicuramente sono troppo lunghe e quindi andrebbero a compromettere l'airbag a tendina, quindi bisogna trovare delle viti che sono precise, che arrivino proprio alla fine
della plastica, in modo che così non danno fastidio al nostro airbag. In questo caso adesso andremo a cercare nello scrigno dei desideri. Babbo Romagna, vedi dove trovo tutte le mie cose? Qui io non butto mai nulla, ecco perché alla fine può tornare tutto utile. Quindi adesso andremo a cercare tra vitarelle e quant'altro. Qui c'è tutta l'attrezzatura necessaria. Allora dobbiamo trovare una vitarella molto più piccola. Questa potrebbe fare al caso nostro. Beh, molto più piccola direi. Ok, intanto vediamo quello che trovo e poi vi faccio sapere. Allora, alla fine sicuramente opterò per queste qui, perché forse non è il caso mettere delle viti Parker a punta, perché veramente potrebbero danneggiare l'airbag. Quindi userò queste sempre viti con filettatura, però senza punta. Adesso non ci rimane altro che provare e vedere quale delle due vada bene. Poi ragazzi, una volta scelta la vite adeguata, creiamo la filettatura sulla parte dove andranno poi inserite le viti. Quindi allarghiamo leggermente il buco in base alla vite che dobbiamo andare a mettere e creiamo la filettatura sulla parte in plastica. Allora, prima di andare in auto per posizionare il tutto, verifichiamo che vada tutto bene. Ok? Simuliamo il pezzo che andrà montato posteriormente. Eccolo qui. Questo viene in questa maniera. Poi ragazzi, il passo successivo è segnare i due fori da fare sul cielo. Quindi andremo a mettere un po' di pennarello nero sulla punta delle due viti, ok? E andremo a posizionare il portaocchiali. Vediamo se riusciamo a segnare la posizione dei due fori da fare. Ok, uno è venuto, ti pare che questo non è venuto? Riproviamo. Vediamo un po'. Tiratura la vince, così si dice. Oh, è venuto. Andiamo a ripassare poco. Eccolo qua. 1 e 2. Questi sono i due forellini che dovremo andare a fare. Penso di farli con una cacciavite a punta, non con trapano, perché altrimenti facendoli con la punta del trapano andremo a rovinare tutto la tela del cielo. Quindi ci vuole un cacciavitino a punta piano piano e fare il forellino. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Allora, prima di procedere con i fori andiamo a fare l'ultima verifica. Quindi verifichiamo i fori effettuati sulla parte in plastica e sono esattamente centro foro 17 cm spaccati. Verifichiamo anche i due segni che abbiamo fatto sul cielo e sono 17 cm spaccati. Ci siamo. Grande. Il vecchietto ancora se la cava, eh? Adesso andiamo a praticare questi forellini. Allora, vediamo dove coincide. Eccolo qua. Attenti al dito dietro perché vi bucate anche il dito. Ok. A posto, questo è andato. Poi facciamo quest'altro. È andato anche questo. Vedete, così non si rovina nulla ragazzi. Invece se fate con il trapano praticamente vi viene via tutta la tela che sta sul cielo.
Poi, fatto ciò, andiamo a inserire la parte in plastica all'interno del cielo. Allora, io vi suggerisco di iniziare prima da questa parte, poiché non c'è la molla che dà fastidio. Quindi prima inseriamo questo e poi andiamo a inserire questo che è un po' più rognoso perché praticamente ha la molla. Una volta fissata questa vite poi rimane più facile mettere quest'altro, almeno per me, poi fate come volete. Inseriamo dentro la plastica e andiamo a vedere dove corrisponde il buco. Quindi adesso andiamo dall'altra parte. Andiamo a inserire così la parte in plastica dentro, andiamo a individuare il foro, quindi vi ho fatto vedere come va inserita all'interno della tendina. La tendina sta esterna e questa va internamente alla tendina. E poi dalla parte interna andiamo a individuare il foro, sempre con il cacciavite a punta. Allora, andiamo a vedere grosso modo dov'è il foro dietro, poi con il cacciavite andiamo a individuare poi una volta individuato il foro andiamo a mettere una parola, la vite. Se abbiamo un cacciavite calamitato forse è meglio, ok, come questo. Quindi mettiamo intanto all'interno del foro la nostra vitarella e vediamo anche dove va a spuntare, nel senso se è troppo lunga o troppo corta, sempre per il fatto dell'airbag. Poi andiamo a beccare il foro, andiamo a avvitare, vediamo se come vite, darsi pure che dobbiamo prendere una un pochettino più lunga. Vediamo un po' se ha preso, dovrebbe aver preso. È proprio a filo della plastica, quindi magari un'antichietta più lunga, va bene. Proviamo adesso a mettere quest'altra e vediamo se regge. Questa sarà ancora più rognosa perché c'è la parte con la molla, quindi sempre con il nostro cacciavite calamitato. Inizia a perdere colpi. Riproviamo, perché il buco è un po' scomodo. Io di solito prediligo i buchi un po' più facili. In che senso? Allora, è un cazzo. Andiamo bene, proprio bene. Ecco, eccoci qua. Dopo 4 tentativi sono riuscito a ficcarlo, a ficcarla, la vite. Allora, andiamo a individuare il buco dietro la plastica. Dio santo, ci ho pure preso poi, è quello il bello. Eccolo qua. Allora, adesso regoliamo un attimo il portaocchiali e poi stringiamo le viti. Addio mio. Allora, com'è il dritto? Così. Ok. Allora, ci siamo, questa volta ci siamo. Adesso stringiamo solo le viti e siamo a posto. Ecco qua. Oh, adesso è un'altra cosa, vabbè. Poi calcolo dobbiamo rimettere a posto questo per ora, quindi dà fastidio. Però diciamo che siamo a buon punto. Allora, una volta sistemato la staffetta in plastica, dentro viene così. Questo è il nostro airbag a tentina e là dentro c'è la linguettina in plastica con le viti che sono proprio a filo, quindi non danno fastidio a nulla. Poi vi do la sezione della vite, la lunghezza. Allora ragazzi, la vite idonea per montare questo portaocchiali è lunga all'incirca
14 mm, insomma millimetro più, millimetro meno, anche 15, un centimetro e mezzo va bene. L'importante è che non superiamo il centimetro e mezzo, perché altrimenti andiamo a dare fastidio all'airbag. Questa è perfetta, arriva proprio a filo della placca in plastica da inserire all'interno del cielo. Se non avete una vite così fatta con una rondella già alla base, insomma, di dove si avvita, potete prendere la stessa vitarella e metterci una rondella, insomma, per allargare la testa, altrimenti rischiate che vi esce dalla base del portaocchiali. Ok? Adesso non ci rimane altro che rimontare la guarnizione e sistemare il tutto. Allora ragazzi, al lavoro terminato verrà così il nostro portaocchiali. Mi ha fatto tribolare un pochetto, però alla fine non è male. Adesso i miei Ray-Ban hanno trovato finalmente posto, così sono sempre in ordine. Io che sono ormai un po' vecchietto, un po' pippetta, ci ho messo un po' di tempo per inserire le viti negli orifizi. Per chi sarà più giovane sicuramente metterà meno tempo di me, 1 e 2. Poi se tante volte rallenta leggermente la salita, possiamo anche regolarlo, basta svidare leggermente le viti, spostarlo e ce lo regoliamo. Però mi sembra che è abbastanza centrato rispetto alla forma. Ottimo lavoro, bravo. Ottimo lavoro. Allora ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato. Il tutorial per il montaggio di questo portaocchiali è stato effettuato, non proprio semplicissimo, ma alla fine comunque basta impegnarsi un pochino e nulla è impossibile. Che dirvi di più? Sono soddisfatto, finalmente ho trovato posto ai miei Ray-Ban. Devo dire che con qualche euro speso, diciamo che costa all'incirca intorno ai 5 euro questo portaocchiali, non sfigura assolutamente all'interno del nostro Qashqai. Ha sicuramente un'utilità, quindi non è solo un oggetto, un accessorio così solo per abbellire il Qashqai, ma sicuramente ha la sua utilità, almeno per quanto mi riguarda. E noi come al solito ci vediamo ad uno dei prossimi video. Ciao belli, statemi bene!